Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi andrò ad analizzare un brano che mi è stato chiesto moltissimo da tanti di voi, che è Unforgettable Day di Dimash, nella versione live di Gakku. È quindi una versione dal vivo cantata in Kazakistan. So già, perché ormai me l'avete spoilerato tutti quanti, nonostante io non abbia mai visto questa esibizione, so già che andrà a fare probabilmente la nota più acuta che lui sia mai stato in grado di fare, almeno da quello che sappiamo finora, da quello che so. Però sono molto curioso, non l'ho mai ascoltato prima, ok? Quindi me lo aspetto, ma non ho idea veramente di quale possa essere l'impatto di questa sua esibizione. Sono veramente molto curioso. Questo è un live del 2017. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Io ovviamente dovrò interrompere più volte il video per poter dare dei commenti di analisi tecnica vocale. Andiamo subito ad ascoltare insieme. Bir көргенмен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай şirkin unutamaz kız. Pay pay şirkin unutamaz kız. Questo inizio ovviamente è il solito Dimash che ci fa sentire questi inizi molto leggeri, eterei, soffiati, ma allo stesso tempo molto controllati, con molta dinamica, molta padronanza di tutti questi cambi di registro che sta già facendo fin dalle prime note. È veramente sempre molto molto efficace. Lui è veramente un mostro nel gestire bene questi inizi un po', diciamo, un po' soft, che poi portano a un crescendo successivo. Veramente molto molto bravo. Mi sembra che stia cantando in kazako, così a orecchio, però magari ditemelo anche voi nei commenti. Non ho idea di cosa stia cantando, quindi non so il testo. Vediamo se attivando magari i sottotitoli salta fuori qualcosa, però no, mi dà sottotitoli automatici. Ho paura che siano poco precisi, quindi magari andrò a leggere magari il testo in separata sede, però anche voi magari fatemi sapere nei commenti di cosa parla questa canzone e effettivamente in che lingua sta cantando, perché faccio fatica a capirlo. Comunque andiamo avanti. Bello. Жүрекке ешкім жүргіз алмас әмірі, сөндір алмас сезімімнің жалынын. Бақыттымын бұл әлемде сеніке, тағдырыма тарту етсе Tengere. Avete visto come si è tolto un auricolare
in un certo momento, mentre stava cantando, ha preferito togliere un auricolare tenendolo solo nell'altro orecchio. È una cosa che abbiamo già visto fare da Dimash dal vivo in altre occasioni, è una cosa che, come vi avevo detto anche altre volte, mi rispecchia abbastanza, perché mi ci rivedo, anch'io faccio questa cosa quando canto dal vivo, per percepire meglio l'ambiente, percepire il calore del pubblico. Per esempio, qui il pubblico è assolutamente dalla sua parte, e quindi diciamo che lo aiuta anche a interagire col pubblico e a sentire il suo calore e l'affetto di tutti i suoi fan. Quindi questo assolutamente è molto, molto spontaneo da parte sua, e anche probabilmente per sentire la sua voce nell'ambiente, per sentire la sua voce dal ritorno magari a delle spie, non lo so, adesso non l'ho visto, oppure anche semplicemente dal ritorno dell'impianto generale, per evitare di essere troppo isolati, ecco, a livello vocale. Pay pay çırpın havada baskın. No, come vedete non ci sono spie sul palco, quindi non ci sono casse che gli danno, che gli restituiscono la sua voce o la base, ha tutto in cuffia, però probabilmente gli basta anche semplicemente un solo auricolare, perché tanto, come vedete, c'è tutto un impianto intorno, per cui anche se si togliesse entrambe le cuffie sentirebbe comunque perfettamente, molto probabilmente. Chiusa parentesi, andiamo avanti. Pay pay çırpın havada baskın. Ansa Yeah. gölgen armağanım sen. Ağlamadan darım sen. Ağlakanda yayda. Ansarımda ardalım sen. Molto bravo anche in questo caso, di nuovo, che abbiamo sentito altre volte, a cambiare questa impostazione che passa dal moderno, quindi da un suono più soffiato, più leggero, e con un'impostazione più orizzontale, a questa impostazione verticale e questo suono più lirico. Quindi vedete come cambia la posizione della sua bocca e cambia moltissimo anche il suono, tanto che deve anche allontanare di più il microfono, perché appunto ha più volume anche, e quindi questo suono è completamente diverso da quello con cui aveva iniziato prima il brano. Veramente sempre molto efficace questa modulazione che va a fare, anche per creare più pathos, più enfasi e un crescendo che lo porta verso poi all'exploit che sicuramente ci sarà sul finale. Qui sta cantando senza il microfono, così per, diciamo, sta seguendo probabilmente un po' la melodia della base, dello strumentale, però allo stesso tempo qua si è rimesso l'auricolare. Motivo? Non lo so, probabilmente proprio per quello che avverrà dopo, che ci sarà un crescendo, non lo so, non ho idea di preciso di cosa farà, però probabilmente si sta preparando alla parte successiva, quindi per avere più controllo di quello che andrà a fare, per avere un ascolto ottimale al 100%, in questo caso preferisce isolarsi un pochettino dal pubblico per essere più concentrato su quello che deve fare lui. Seni canım kıymayman kıymayman. Seni kalay özgege Ah, ok. Allora, scusatemi un attimo. Intanto voglio vedere che note ha fatto qui. Le ha fatte poi con una precisione
veramente mostruosa, e poi a un certo punto la camera si è spostata dalla sua faccia, ho sentito questo staccato un po' assurdo, infatti poi si è visto che in realtà stava giocando col microfono, anche perché è praticamente impossibile fare uno staccato del genere in quel modo, per cui era proprio un gioco che faceva col microfono. Però lo vorrei riascoltare e vedere anche che note ha fatto, per curiosità, per poi andare a vedere il resto. Scusate, qua. Seni canım kıymayman Ok. Qua sta su un Do diesis 5. Seni kalay Özgege sığlayman Qua si è ritolto l'auricolare, probabilmente non si sentiva perfettamente a suo agio nell'ascolto, e allora ogni tanto, diciamo, aveva bisogno di prendere un po' d'aria, diciamo, e ascoltare la voce dall'ambiente per poi recuperare l'auricolare nel momento in cui magari doveva essere più attento magari alla base, o a seguire la base o alla sua voce. E qua invece che nota ha fatto? Özgege sığlayman È un Mi 5. Guardate anche il collo com'è un po' teso, ma non in senso negativo, perché giustamente quando ci sono queste note molto incalzanti e vanno fatte in voce piena, per quanto sia in voce mista, però insomma bisogna anche creare una certa intensità muscolare da parte non soltanto dell'appoggio e del sostegno, quindi dalla respirazione, ma anche in parte dalla gola e dal collo, perché tutti questi muscoli devono andare a lavorare, non devono essere troppo molli, altrimenti non ce la fai a cantare in voce piena su quelle note, d'accordo? E qui un pochettino di tensione c'è, ok, ma è funzionale alla riuscita del suono che sta ottenendo. Sentite com'è stato preciso qua, adesso c'è questo staccato che vi dicevo col microfono, che qua è su un Fa diesis 5, quindi pian pianino sta salendo sempre di più, sempre impeccabile, e questo finto staccato che ha fatto col microfono, sentiamolo. Bellissimo. What? Ardağım sen Ma quello lì era un ultrasuono? Ma infatti mi avevate scritto sembra una nota che fanno i pipistrelli, ma io non credevo che fosse davvero così. Vabbè, allora riascoltiamolo un attimo, per favore. Qui ovviamente sta facendo dei fraseggi in M2 nel suo registro di testa, col suo consueto suono da sopranista, d'accordo? Però questo non è niente di nuovo, l'abbiamo già sentito, però volevo sentire quel fischio, che era assolutamente un M3 al 100%, ma su un'ottava veramente altissima. Beh, guardate già qui, lo sta preparando. Il microfono lo tiene lontano e sta però preparando quello che vuole fare dopo, probabilmente perché quel fischio non l'ha fatto spesso, non è una cosa che fa di frequente, almeno io nelle esibizioni che ho visto finora non ho mai sentito dei fischi così acuti, anzi molto raramente
devo dire che va in fischio, perché spesso ha una gestione dell'M2 molto acuta, per cui anche le prime volte che ascoltavo questo M2 da parte sua molto molto alto mi sembrava fosse un fischio, in realtà non era assolutamente un M3, era un M2, quindi ancora nel meccanismo soggiacente al registro di testa. Solo che lui, avendo delle corde vocali molto sane e molto diciamo propense a andare verso l'acuto, il fischio non l'abbiamo mai sentito fare. Spesso il fischio viene fatto se c'è una patologia o qualcosa che va a limitare la vibrazione delle corde, perché sul fischio le corde vocali in realtà non stanno vibrando o stanno vibrando in minima parte, perché si irrigidiscono completamente e si apre un piccolo buchino da cui esce poi quest'aria che va a produrre il suono e la nota del fischio. Quindi non è una vibrazione delle corde, per cui c'è una rigidità nel momento in cui andiamo a fare una nota in M3. Ma nel suo caso è una rigidità creata apposta. Infatti qui, come vi dicevo, la sta già preparando, la sta già cercando per poi andarla a produrre proprio col microfono davanti. Guardate come l'ha preparata prima, incredibile, no? Qua sta già creando quella compressione, quella tensione sulle corde che gli serve per bloccare la vibrazione delle corde e far uscire questo fischio altissimo. Poi non so perché faccia così col microfono, perché non è che gli serva molto, però fa scena sicuramente. Quindi è passato da questo M2, poi ha preparato questa tensione per poi far uscire questo suono molto flebile ma acutissimo. Sì, è sempre praticamente... Sì, è sempre un Re, però, scusate, se prima era un Re della quinta ottava, qui vediamo quanto è salito. Sesta ottava, settima ottava, il pianoforte non ci arriva, per cui è l'ottava ottava del pianoforte, di un immaginario pianoforte a cui io non posso arrivare perché la mia tastiera non ci arriva. Infatti anche questa cosa me l'avevate detta, che fa una nota che non c'è sul pianoforte perché è più alta. Ok, è un ultrasuono quasi, una nota che non ha neanche senso cantare se non per mostrare la propria bravura, la propria estensione veramente pazzesca, incredibile. E sentite, l'ha fatta proprio intonata, cioè è partito leggermente calante, poi l'ha sistemata e ha fatto proprio questo Re 8. Mamma mia, riascoltiamo di nuovo. Pure vibrato, l'ha pure vibrato. Mamma mia, cioè già prendere una nota così, farla precisa è assurdo. In più ci aggiungi il vibrato? Poi come fai a vibrarlo? Scusa, se le corde non stanno vibrando, di fatto come fai a modulare? Beh, probabilmente con la gestione del fiato. Magari dai dei piccoli accenti di sostegno per creare questa modulazione anche poi della nota che sembra vibrare. Bah, è veramente strano, veramente unico. Io non ho mai sentito una nota così alta fatta volutamente dal vivo con una consapevolezza e una padronanza del genere. Veramente incredibile. Ci sono cantanti che usano il fischio come scopo artistico, diciamo, all'interno dei loro brani, in certi momenti di exploit ci può stare, ma così non l'ho mai sentito. È così acuto, veramente sembra un ultrasuono. Mamma mia. E poi è riuscito, dopo aver fatto questa nota altissima in M3,
a ritornare prima su un M2 e poi di nuovo su questo suono, diciamo, comodo, agile, leggero, senza tensione. Quindi è andato a creare una tensione quando gli serviva per poi disattivarla completamente quando non gli serviva più. E anche questa è una cosa veramente notevole, riuscire ad attivare, disattivare meccanicamente delle tensioni nella propria gola, nella propria laringe, nel proprio strumento, è veramente difficile. E lui sembra quasi proprio che abbia un controllo meccanico, sembra che abbia dei tastini, diciamo, on-off, ok? Decide lui quando attivare un certo suono, quando disattivarlo. Gli serve, lo attiva, non gli serve più, lo disattiva. Veramente incredibile, mamma mia. Ok, bene, ci siamo tolti anche questa performance di Dimash, me l'avete chiesta in tanti, finalmente sono riuscito ad ascoltarla senza parole, pazzesco. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e se avete altre proposte per reaction da fare in futuro scrivetemelo nei commenti. Vi aspetto al prossimo video, ciao!